Buonasera a tutti e benvenuti su Wow Podcast Italian. Sono Lucas e sono felicissimo di essere qui con voi stasera. Che bella serata per parlare di italiano insieme. Buonasera, cari ascoltatori. Sono Mia e anche io sono entusiasta di ritrovarvi qui su Wow Podcast Italian. Ogni volta che registriamo un episodio, sono davvero emozionata all'idea di condividere un po' di lingua e cultura italiana con tutti voi. Lucas, dimmi, cosa hai in programma per questa sera? Ah, ottima domanda, Mia. Stasera ho tanti piani fantastici. Prima di tutto, voglio andare in un nuovo ristorante italiano che ha aperto vicino a casa mia. Si chiama La Bella Napoli. Ne hai sentito parlare? Ho letto ottime recensioni online e non vedo l'ora di provarlo. La Bella Napoli? No, non lo conosco ancora. Sembra un posto meraviglioso solo dal nome. E voi, ascoltatori, avete un ristorante preferito nella vostra città? Scrivetecelo nei commenti, siamo curiosi di sapere. Magari è un ristorante italiano o magari è un posto che vi ricorda l'Italia in qualche modo. Sì, sarebbe bellissimo leggere i vostri commenti. Allora, dicevo, voglio andare a cena in questo nuovo ristorante. Ho sentito che fanno una pizza napoletana incredibile, con la pasta fresca fatta a mano ogni giorno. E dicono che importano i pomodori direttamente da San Marzano, una zona famosa in Campania per i suoi pomodori straordinari. Mi viene l'acquolina in bocca solo a pensarci. Capisco benissimo, Lucas, anche a me piace moltissimo la pizza. Ma dimmi, vai da solo o hai compagnia per la serata? Una cena da soli può essere bella e rilassante, ma con gli amici è sempre più divertente, no? Ho invitato i miei amici Marco e Sofia. Ci siamo conosciuti all'università 3 anni fa e da allora siamo sempre insieme. Marco è molto divertente, fa sempre ridere tutti con le sue battute e le sue storie. E Sofia ama la cucina italiana quasi quanto me, anzi forse anche di più. Lei ha pure preso lezioni di cucina italiana online durante il periodo della pandemia. Che bello avere amici così. Voi ascoltatori, uscite spesso con i vostri amici la sera? Dite nei commenti quante volte alla settimana uscite. È importante per chi sta imparando l'italiano sapere come parlare di queste cose nella vita di tutti i giorni. Le serate con gli amici sono un tema frequentissimo nelle conversazioni in italiano. Esattamente. E parlare delle serate con gli amici è una cosa molto comune in italiano. Per esempio, possiamo dire «Stasera esco con gli amici» oppure «Ho organizzato una cena con i miei amici». Sono frasi semplici ma molto utili. Potete anche dire «Usciamo insieme stasera?» per invitare qualcuno. Provateci. Perfetto, Lucas. Queste frasi sono davvero utili. Allora, dopo la cena al ristorante, cosa avete in programma? Avete pensato a qualcosa di speciale? Dopo cena abbiamo pensato di andare a vedere un film al cinema. C'è un film italiano molto bello in programmazione questa settimana. Si chiama Le stelle di Milano ed è una storia d'amore ambientata nella città di Milano negli anni 60. Il regista è molto famoso e ha già vinto diversi premi internazionali. Oh, che romantico! Mi piacciono molto i film italiani. Hanno sempre una bellezza particolare, con paesaggi magnifici e storie commoventi. Il cinema italiano ha una tradizione lunghissima. Pensate a registi come Fellini, Antonioni, Visconti, De Sica. Sono artisti che hanno cambiato la storia del cinema mondiale. Voi ascoltatori, vi piacciono i film italiani? Guardate film in italiano per imparare la lingua. Scrivetecelo nei commenti. Guardare film in italiano è un ottimo modo per imparare. Si impara il vocabolario, la pronuncia, l'intonazione e anche la cultura italiana. Io stesso ho imparato molte espressioni guardando film e serie televisive italiane. All'inizio si può usare i sottotitoli in italiano, poi man mano che si migliora si possono togliere. Assolutamente d'accordo.
È uno dei migliori metodi per migliorare l'italiano in modo naturale. Si chiama input comprensibile, cioè ricevere la lingua in un contesto che si capisce quasi tutto. Lucas, a che ora inizia il film questa sera? Il film inizia alle 9:30 di sera, quindi avremo abbastanza tempo per mangiare con calma e poi andare al cinema. Il ristorante è abbastanza vicino al cinema, ci vogliono solo 5 minuti a piedi. È davvero conveniente, non dobbiamo prendere né il taxi né l'autobus. Perfetto! Una bella passeggiata serale fa sempre bene, soprattutto dopo una buona cena. E poi l'aria fresca della sera è piacevole. Dopo il film torni subito a casa o avete altri programmi? Dopo il film abbiamo pensato di prendere un gelato. C'è una gelateria artigianale bellissima vicino al cinema che rimane aperta fino a mezzanotte. Si chiama Gelateria del Corso e fanno gusti molto originali. Ho letto che hanno anche un gusto ispirato al tiramisù, immaginate che meraviglia. Il gelato? Non si può pensare all'Italia senza pensare al gelato. È uno dei simboli più amati della cultura italiana nel mondo. Voi ascoltatori, avete mai provato il gelato artigianale italiano? Qual è il vostro gusto preferito? Io adoro il pistacchio, soprattutto quello fatto con i pistacchi di Bronte, in Sicilia. È qualcosa di straordinario. Lasciate un commento con il vostro gusto preferito. Ottima idea! Io invece preferisco il cioccolato fondente. È intenso e delizioso. Ma questa gelateria ha anche gusti particolari come basilico e limone, oppure fico e noci, oppure lavanda e miele. Molto interessante e originale, no? È la nuova tendenza della gelateria artigianale italiana. Incredibile! La cucina italiana è sempre sorprendente e in continua evoluzione. Lucas, parliamo un momento di come si organizza una serata in italiano. Quali sono le espressioni che usiamo più spesso per pianificare con gli amici? Certo. Per esempio, quando vuoi proporre qualcosa a un amico, puoi dire «Che ne dici di?» che significa «What do you think about?» Oppure puoi dire «Ti va di?» che significa «Do you feel like?» Sono espressioni molto naturali e comuni nella vita quotidiana italiana. Per esempio, «Ti va di andare al cinema stasera?» Oppure «Che ne dici di una pizza insieme?» Benissimo. E come si risponde? Se siamo entusiasti possiamo dire certo, volentieri, oppure ottima idea, oppure anche perfetto, ci sto. Se invece non possiamo, diciamo mi dispiace, non posso, oppure purtroppo ho già un impegno. Voi ascoltatori provate a usare queste espressioni nella vostra vita quotidiana, anche solo nella vostra testa, in italiano. Esattamente. E ricordate che in italiano, quando si organizza qualcosa con gli amici, è molto comune mandarsi messaggi su WhatsApp. Anche in italiano si usa moltissimo WhatsApp per comunicare. Si scrivono messaggi brevi e informali, pieni di emoji e abbreviazioni. Ah, questo è un punto interessante. Il linguaggio dei messaggi in italiano può essere molto diverso dalla lingua formale. Per esempio, si scrive CIMQ invece di comunque, oppure TVB che significa ti voglio bene, oppure ISCE invece di perché. Sono abbreviazioni tipiche del linguaggio digitale italiano. Esatto, e questo è molto importante da sapere se si vuole capire come parlano i giovani italiani nella vita reale, non solo nei libri di grammatica. La lingua viva è molto diversa dalla lingua scritta formalmente. Assolutamente vero. E proprio per questo Wow Podcast Italian è così utile, perché insegna l'italiano reale, quello che si parla ogni giorno, non solo quello dei libri di testo. Lucas, torniamo ai tuoi piani della serata. Sei nervoso per qualcosa? Nervoso? In realtà sì, un po'. Sai perché? Perché ho prenotato un tavolo al ristorante per la prima volta da solo, in italiano, per telefono. Ho chiamato il ristorante ieri pomeriggio e ho detto «Buonasera,
Vorrei prenotare un tavolo per 3 persone per stasera alle 7 mezzi di 7:30. È possibile? Oh, che coraggioso, Lucas! Com'è andata? Il personale del ristorante è stato gentile. Spesso quando si chiama al telefono in una lingua straniera si è molto nervosi. Sì, fortunatamente la signora al telefono è stata molto paziente e gentile. Mi ha chiesto il nome per la prenotazione, il numero di telefono e ha confermato l'ora. All'inizio ho avuto qualche difficoltà con il numero di telefono, perché i numeri in italiano mi mettono sempre un po' in difficoltà, ma alla fine ce l'ho fatta. Ero molto contento di me. Complimenti davvero, Lucas! Questo è un grande passo per chi impara l'italiano. Fare una telefonata in lingua straniera è sempre una sfida enorme. Voi ascoltatori, avete mai telefonato a qualcuno in italiano? Com'è andata? Raccontatecelo nei commenti, vogliamo sapere. La vostra esperienza può incoraggiare altri studenti. Sì, le telefonate sono una delle cose più difficili quando si impara una lingua. Non si vede il viso dell'interlocutore, non si possono usare i gesti per farsi capire, non si può leggere le espressioni facciali e bisogna capire tutto solo dall'audio. Ma con la pratica migliora, vi prometto. Esattamente! E ogni piccola vittoria conta. Ogni volta che superate una difficoltà in italiano, state costruendo la vostra fiducia e la vostra competenza. È come costruire una casa, mattone dopo mattone. Lucas, hai prenotato anche i biglietti del cinema in anticipo? Sì, ho acquistato i biglietti online ieri sera. È molto conveniente. Si può scegliere il posto che si preferisce, vedere se il cinema è molto affollato e si paga comodamente con la carta di credito o con i sistemi di pagamento digitali. Il cinema ha un sito web molto semplice da usare. Anche io, che non sono molto esperto di tecnologia, sono riuscito facilmente. Ottimo! Anche questo è vocabolario utile. Acquistare i biglietti online, scegliere il posto, pagare con la carta di credito. Il cinema è affollato. Sono espressioni molto pratiche che si usano spesso nella vita moderna. Voi ascoltatori acquistate spesso biglietti online per cinema, concerti o eventi? Preferite il metodo digitale o quello tradizionale? Sì, oggigiorno si fa quasi tutto online. È veloce e comodo. Però a volte mi manca il fascino di andare fisicamente alla biglietteria, fare la fila e prendere il biglietto cartaceo in mano. Aveva un qualcosa di speciale e tangibile, no? Era parte dell'esperienza. Capisco perfettamente cosa vuoi dire. C'è una nostalgia per certi riti del passato che il digitale non riesce a rimpiazzare completamente. Ma il progresso va avanti e noi dobbiamo adattarci. Lucas e Mia, parliamo un po' di come si descrivono le attività serali in italiano. Quali sono le espressioni più comuni che uno studente deve conoscere? Certo, di sera si può andare al cinema, andare a teatro, cenare fuori, andare in pizzeria, fare una passeggiata, incontrare gli amici, stare a casa tu a leggere, guardare la televisione, ascoltare musica, andare a un concerto, visitare una mostra d'arte. Ci sono moltissime possibilità. L'importante è saperle dire in italiano. Meraviglioso! Tutte espressioni molto naturali e utili. E notate come in italiano usiamo spesso il verbo andare con i luoghi. Andare al cinema, andare a teatro, andare in pizzeria. Andare è un verbo fondamentale in italiano e si usa in tantissimi contesti. Voi ascoltatori, quale di queste attività preferite fare la sera? Scrivetecelo nei commenti. Bella domanda per il pubblico. Io personalmente adoro stare a casa e leggere quando sono stanco, ma quando ho energia e il morale alto, preferisco uscire e incontrare la gente, parlare, ridere, condividere esperienze. Dipende molto dall'umore della giornata e da quanto sono stanco dopo il lavoro. Anch'io.
A volte dopo una lunga giornata di lavoro non vedo l'ora di tornare a casa, mettermi comoda sul divano con una coperta calda e un buon libro. È il modo perfetto per rilassarsi e mi distaccare la mente dai problemi. Ma altre volte ho voglia di compagnia e di movimento. Assolutamente. E in italiano questa sensazione di voler stare a casa si chiama voglia di stare a casa o anche serata sul divano. Sono espressioni molto usate, specialmente d'inverno quando fa freddo. Chi di voi preferisce una serata sul divano rispetto a uscire? Dite la vostra. È interessante come le stagioni influenzino le nostre abitudini serali. D'estate si esce di più, si va in piazza, si passeggia, si va al mare o in montagna. D'inverno si preferisce stare al caldo. Questa differenza si riflette anche nel vocabolario italiano. Lucas, parliamo un po' della tua amica Sofia. Ha detto qualcosa di interessante per la serata? Sì, Sofia mi ha mandato un messaggio stamattina dicendo che vuole portare una bottiglia di vino speciale al ristorante come regalo per festeggiare. Sai, la settimana scorsa Sofia ha ricevuto una promozione al lavoro. È diventata responsabile del suo reparto. Siamo tutti molto felici per lei. Che bella notizia! In italiano, quando qualcuno riceve una buona notizia o raggiunge un successo, diciamo congratulazioni oppure complimenti. È molto importante saper fare i complimenti in italiano, fa parte della cultura. Voi ascoltatori sapete come si dice congratulations in italiano? Sì, esatto, si dice congratulazioni o felicitazioni. Esatto. E si può anche dire bravo o brava, a seconda del genere della persona. Per un uomo, bravo. Per una donna, brava. Questo è un esempio di come l'italiano faccia distinzione tra maschile e femminile, anche nei complimenti e nelle congratulazioni. Esattamente! L'accordo di genere è una caratteristica fondamentale della lingua italiana. Non è difficile, ci vuole solo un po' di pratica. E voi ascoltatori, avete mai fatto i complimenti a qualcuno in italiano? Come si è sentito? Scrivetecelo nei commenti. E ora, Mia, dimmi tu, cosa fai stasera? Hai dei programmi interessanti? Sono curioso. Che bella domanda, Lucas! Sì, anch'io ho una serata piacevole davanti a me. Prima di tutto, sto cucinando una ricetta nuova che ho trovato su un sito di cucina italiana. Ho comprato tutti gli ingredienti al mercato stamattina. Pomodori freschi profumati, basilico fresco, mozzarella di bufala e pasta fresca. Stasera faccio le penne all'arrabbiata. Mamma mia, che buona! Le penne all'arrabbiata sono uno dei miei piatti preferiti in assoluto. Sono piccanti e saporite, con quel gusto intenso del pomodoro e del peperoncino. Ti viene bene di solito? Hai la ricetta perfetta? Sì, mi viene abbastanza bene. Il segreto, secondo me, è usare buoni pomodori pelati oppure pomodori freschi di stagione e non aver paura del peperoncino. Più peperoncino metti, più è arrabbiata, cioè piccante. Il nome arrabbiata in italiano significa letteralmente angry, arrabbiata, proprio perché il piatto è piccante come se fosse arrabbiato. Bella metafora, no? Fantastico! È bellissimo quando i nomi dei piatti italiani hanno un significato speciale o una storia interessante dietro. Anche la pasta alla carbonara ha una storia dibattuta tra storici della gastronomia o le linguine allo scoglio che evocano il profumo del mare. La cucina italiana è piena di storie, tradizioni e passione. Hai assolutamente ragione. E voi ascoltatori, sapete il nome di qualche piatto italiano? Scrivetelo nei commenti in italiano. Magari il vostro piatto italiano preferito. È un ottimo esercizio di vocabolario e ci fa sempre piacere leggere i vostri commenti. Grande idea! Allora, Mia, dopo aver cucinato e mangiato, cosa fai il resto della serata? Dopo cena ho invitato la mia amica Giulia a venire da me.
Guardiamo insieme una serie televisiva italiana che abbiamo iniziato la settimana scorsa. Si chiama Un posto al sole e parla di famiglie napoletane e della loro vita quotidiana. È molto famosa in Italia. Praticamente tutti gli italiani la conoscono. Ah, Un posto al sole. L'ho sentita nominare spesso. È una delle serie televisive più longeve della televisione italiana, vero? Va in onda da decenni, se non ricordo male. Esattamente. Va in onda da moltissimi anni e ha milioni di spettatori affezionati. È una di quelle serie che gli italiani guardano quasi come un appuntamento fisso. Le storie sono coinvolgenti, i personaggi sono ben costruiti e cambiano nel tempo. È anche un ottimo modo per imparare l'italiano, anche se a volte i personaggi usano espressioni tipiche del dialetto napoletano. Interessante. Il dialetto napoletano è molto caratteristico e musicale. Voi, ascoltatori, conoscete Un posto al sole? Avete mai guardato serie televisive italiane per imparare la lingua? Diteci la vostra esperienza nei commenti. Ogni esperienza è preziosa per tutta la nostra comunità di studenti di italiano. Sì, condividete le vostre esperienze. Siamo una grande famiglia qui su Wow Podcast Italian. Ogni commento che lasciate ci aiuta a capire cosa vi piace e cosa vi serve per migliorare il vostro italiano. Noi siamo qui per voi, non dimenticate! Esatto, e voglio aggiungere che guardare la televisione italiana è un'esperienza che va ben oltre l'apprendimento della lingua. Si scopre la cultura, i valori, le abitudini, l'umorismo italiano. È un viaggio virtuale in Italia ogni volta che si accende il televisore o si apre la piattaforma streaming. Meravigliosamente detto. Lucas, parliamo un momento di una cosa che mi ha colpito di quello che hai detto prima. Hai detto che la gelateria rimane aperta fino a mezzanotte. In Italia la vita serale è molto diversa rispetto ad altri paesi, vero? Assolutamente. In Italia, soprattutto d'estate, ma anche in altre stagioni, la vita serale è molto vivace. I negozi e i locali restano aperti fino a tardi. La gente cena più tardi rispetto ad altri paesi europei, diciamo tra le 8 e le 9 di sera generalmente, e dopo cena si fa la passeggiata, che è una tradizione bellissima. La passeggiata è uno dei riti più tipici della cultura italiana. Dopo cena, le famiglie, le coppie, gli amici escono a passeggiare per il centro del paese o della città. Si salutano i vicini, si guarda la gente, si chiacchiera, si mangia un gelato. È un momento di comunità e di socialità molto bello. Esatto. E questa abitudine è strettamente legata al concetto italiano di dolce far niente, cioè il piacere di non fare nulla di produttivo, di godersi semplicemente il momento. È una filosofia di vita molto sana, secondo me. Concordo pienamente. In un mondo sempre più frenetico e digitale, il rituale della passeggiata italiana ci ricorda quanto sia importante rallentare, stare insieme e godersi la vita. Voi ascoltatori, avete mai fatto una passeggiata serale in un paese o una città italiana? Com'è stata l'esperienza? Raccontatecela. Sì, condividete i vostri ricordi italiani. Sono sicuro che molti di voi hanno dei ricordi bellissimi legati all'Italia. Mia, voglio farti un'altra domanda. Tu e Giulia, oltre a guardare la serie, avete altri programmi per la serata? Sì, Giulia è molto brava a fare i dolci e ha promesso di portare un tiramisù fatto da lei. Siamo entrambe pazze per il tiramisù? È il dolce italiano per eccellenza, almeno secondo noi. Anche se il cannolo siciliano ha moltissimi fan e la panna cotta è buonissima. Ah, il tiramisù, classico e irresistibile. La parola tiramisù in italiano significa letteralmente tiramisù, cioè cheer me up, tira su il morale. Bellissimo nome per un dolce così buono. E dicono che la ricetta originale venga dalla regione del Veneto, anche se altre regioni rivendicano la paternità. Già,
Le origini del tiramisù sono un po' dibattute nella gastronomia italiana. È divertente come anche intorno ai piatti ci siano storie e discussioni appassionate. Gli italiani amano molto la loro cucina e la difendono con orgoglio. È una parte importante dell'identità nazionale. Assolutamente. Il cibo per gli italiani non è solo nutrimento, è cultura, è memoria, è identità, è famiglia. Si tramandano le ricette di generazione in generazione, si litiga affettuosamente su quale sia la ricetta originale, si ricordano i pranzi della domenica dalla nonna. Che immagine bellissima! E questo ci porta a un tema molto importante per chi studia l'italiano, la famiglia. La famiglia ha un ruolo centrale nella cultura italiana. Si dice spesso che per capire l'Italia bisogna capire l'importanza della famiglia italiana. Lucas, sei d'accordo? Assolutamente d'accordo. La famiglia in Italia è il nucleo di tutto. Le riunioni di famiglia, i pranzi domenicali, le vacanze insieme, i compleanni, sono tutti momenti fondamentali della vita italiana. E il vocabolario della famiglia in italiano è molto ricco. Nonno, nonna, zio, zia, cugino, cugina, suocero, suocera, cognato, cognata. Esatto. E tutte queste parole riflettono quanto sia importante avere un termine specifico per ogni relazione familiare. Voi ascoltatori sapete come si chiamano i vostri parenti in italiano? Provate a fare l'esercizio. Per esempio, come si dice grandmother in italiano? Nonna, giusto, perfetto. Grande esercizio. E ora Mia, prima di salutarci, voglio parlarti di un'altra cosa che ho pianificato per stasera. Dopo il gelato, ho intenzione di camminare un po' per il quartiere, da solo, con gli auricolari e ascoltare della musica italiana. È il mio modo preferito per terminare una bella serata. Che idea romantica e bellissima. Camminare di sera con la musica italiana nelle orecchie. Quasi quasi mi viene voglia di fare la stessa cosa. Che tipo di musica italiana ascolti di solito, Lucas? Hai degli artisti preferiti? Mi piace moltissimo il cantautorato italiano degli anni 70 e 80. Artisti come Fabrizio De André, Francesco De Gregori, Lucio Battisti, Pino Daniele. Sono poeti oltre che musicisti. Le loro canzoni raccontano storie meravigliose e usano la lingua italiana in modo bellissimo e poetico. Che gusto raffinato! Hai citato alcuni dei più grandi della musica italiana. Fabrizio De André in particolare è considerato un genio assoluto della canzone italiana, quasi un poeta della stessa levatura di Leopardi o Dante per quanto riguarda la bellezza delle parole. Ascoltare le sue canzoni è davvero un modo bellissimo per avvicinarsi alla lingua e alla cultura italiana. Assolutamente. E per chi vuole imparare l'italiano attraverso la musica, i cantautori italiani sono un tesoro immenso. Le canzoni sono lente, le parole sono chiare e significative e i temi sono universali: l'amore, la vita, la libertà, la memoria. Voi ascoltatori, vi piace la musica italiana? Avete un cantante o una canzone preferita in italiano? Dite nei commenti la vostra canzone o il vostro artista italiano preferito. Sarebbe bellissimo creare una lista insieme, una sorta di colonna sonora condivisa di tutta la comunità di Wow Podcast Italian. Che bella idea, no? Sì, e magari in un prossimo episodio possiamo parlare proprio della musica italiana e del suo ruolo nell'apprendimento della lingua. Cosa ne pensi, Mia? Mi sembra un'idea fantastica. Abbiamo così tanti argomenti interessanti da esplorare insieme. La musica, il cinema, la letteratura, la moda, il design, il cibo. L'Italia è un paese ricchissimo di cultura e ogni argomento potrebbe essere un episodio intero di Wow Podcast Italian. Esatto, e ogni episodio è un'opportunità per voi ascoltatori di imparare qualcosa di nuovo, di praticare la lingua, di avvicinarvi alla cultura italiana. Ecco perché è così importante continuare a seguirci e a partecipare attivamente. Sì,
Partecipare attivamente è fondamentale, non basta solo ascoltare passivamente. Bisogna anche provare a usare le parole e le frasi che imparate. Ripetetele ad alta voce, scrivetele, usatele in conversazioni reali. Questo è il segreto per imparare davvero l'italiano. Benissimo detto, Mia. Allora, cari ascoltatori, prima di salutarci, facciamo un piccolo riepilogo di quello che abbiamo imparato e discusso oggi. Abbiamo parlato di come descrivere i piani della serata. Abbiamo imparato espressioni come andare al cinema, cenare fuori, incontrare gli amici, fare una passeggiata. Abbiamo anche parlato di come fare una prenotazione al ristorante per telefono, di come acquistare biglietti online e di come rispondere a proposte degli amici con espressioni come volentieri, ottima idea, purtroppo non posso. E abbiamo parlato di cultura italiana, del gelato artigianale, della passeggiata serale, dell'importanza della famiglia, del cantautorato italiano, della serie televisiva Un posto al sole. Ogni conversazione su Wow Podcast Italian è una piccola finestra sull'Italia. Perfetto, Lucas! E ricordate, la pratica è fondamentale. Cercate di usare le espressioni che avete sentito oggi nella vostra vita quotidiana. Anche solo pensare in italiano è già un grande esercizio. Ogni piccolo sforzo conta. Assolutamente. E se avete domande o se volete che approfondiamo qualche argomento particolare, scrivetecelo nei commenti sotto questo video. Siamo qui per voi e vogliamo che Wow Podcast Italian sia davvero utile e piacevole per tutti. Grazie mille a tutti voi per essere stati con noi questa sera. È sempre un piacere enorme trascorrere questo tempo insieme, parlare di italiano, di cultura, di vita quotidiana italiana. Siete una comunità meravigliosa e noi vi siamo davvero grati. Sì, grazie a tutti dal profondo del cuore. E ricordate di mettere like a questo video se vi è piaciuto, di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto e di attivare la campanella per non perdere nessun nuovo episodio di Wow Podcast Italian. Ogni settimana torniamo con nuovi contenuti. Esattamente. Ogni settimana torniamo con nuovi argomenti, nuove conversazioni e tanti nuovi vocaboli e espressioni da imparare. C'è sempre qualcosa di nuovo e interessante che vi aspetta qui su Wow Podcast Italian. Non mancate! E adesso io devo davvero correre a prepararmi per la mia serata. Devo ancora scegliere cosa mettermi per uscire. In italiano si dice scegliere il vestito o scegliere cosa mettersi. È una decisione importante, soprattutto per andare a cena fuori. Ah sì, anche la moda fa parte della cultura italiana. E come? L'Italia è la capitale mondiale della moda. Con città come Milano, che è considerata una delle fashion capital del mondo insieme a Parigi, Londra e New York. Ricordate l'espressione tipicamente italiana fare bella figura? Fare bella figura è un concetto culturale molto importante in Italia. Significa presentarsi bene, fare una buona impressione, essere curati nell'aspetto e nei modi. Non è solo vanità, è un modo di rispettare se stessi e gli altri. È profondamente radicato nella cultura italiana. Meraviglioso spunto finale! Ecco perché imparare l'italiano non è solo imparare una lingua, ma è entrare in una cultura ricca, sofisticata e affascinante, con valori e tradizioni unici. Ogni espressione porta con sé un pezzo di storia e di mentalità italiana. Esattamente. E con questo pensiero bellissimo dobbiamo proprio salutarci. È stato un episodio davvero ricco e piacevole. Buona serata a tutti, che la vostra serata sia piena di buon cibo, buona compagnia e tante risate. Buonasera a tutti! Godetevi la vostra serata, ovunque siate nel mondo. E ricordate, ogni giorno in italiano è un passo avanti verso la fluenza. Non mollate mai, siete fantastici e noi crediamo in voi. Buonasera, a prestissimo su Wow Podcast Italian. A presto, cari ascoltatori, ci vediamo al prossimo episodio.
Buonasera e grazie ancora a tutti.